Ciao, ciao ragazzi, siamo in live. Aspettiamo qualcuno? Cambio postazione per questa live. Sarà più difficile per me leggere i commenti, però spero di farcela. Ok, ciao a tutti quelli che entrano. Intanto condivido la live sui nostri social. Datemi un feedback se si sente, se si vede, ragazzi. Ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ciao Ariello. Agnello. Ciao amici, un bel like per iniziare. Oggi apriremo la Fido D2 e vi spiego tra un attimo perché secondo me è la miglior bici elettrica al momento sul mercato. Ok ragazzi, il tempo di condividere il video e iniziamo. Ciao NFV, Marco, Pietroi, Francesco, Agnello. Ok, se si sente si vede. È perfetto, tutto bene, tutto bene. Oggi per me è l'ultimo giorno di lavoro, poi nei prossimi giorni vado un po' in ferie, mi porto un po' di droni, un po' di cose e ve le recensirò a mare. Sono un po' sudato ragazzi, perdonatemi, sono davvero impresentabile più del solito. Un secondo. Ok. Ok. Se non ci siete già ragazzi, mi raccomando, entrate nel nostro canale Telegram e gruppo Facebook. Parliamo un po' insieme su Facebook, su Telegram ci sono le offerte. Bene. Bene. Ok. Possiamo iniziare questa live. Finalmente, amici. Vediamo cosa... Vi piace questa inquadratura un po' diversa? Ditemi un po'. Grazie anime. Fa caldo. Decisamente. Prendo un fazzoletto, ragazzi. Ok. Allora, ciao Giuseppe. Ciao da Dublino, Carlo. Com'è il tempo lì a Dublino? Ciao Ema. Grazie Danilo. Ragazzi, un bel like se siete appena entrati. Fa freddissimo. Ah, magari ci fosse un po' di freddo. Qui a Bari oggi sono quasi 35 gradi, domani sarà ancora peggio. Ciao Paolo, ciao Freddy. Ciao Freddy, come va? Allora, guarda, proprio a tal proposito, ciao Michele, al volo una domanda, quale mi consiglieresti tra la Fido di 2 con cambio o la Sunbike 20 LV XD30? Allora, io ho la Fido di 1 e mi sono sempre trovato benissimo ragazzi, secondo me tra tutte le bici che ho provato è il marchio migliore, materiali migliori, è trasportabile, si richiude in un istante, guardate, quella è la nuova Fido D2, dovrebbe essere la nuova Fido D2 con cambio Shimano e computer per selezionare il livello di assistenza, è comodissima, la Fido D1 ha un anno e mezzo la mia e la batteria è ancora spettacolare, non ha perso nemmeno un colpo. Allora, questa è la Fido di 2 classica, monomarcia, senza computer di bordo, costa 400 euro. Questa al momento è in offerta lancio e vi metterò il link più tardi nella descrizione di questo video, costa 450 euro. Buonasera Liborio, ciao, ciao Oli. Quindi una bici elettrica che ora vedremo insieme ragazzi. Purtroppo in estate YouTube è un po' spoglio, cioè c'è poca gente, però siamo pochi ma buoni. Qua 13 gradi, beato te Carlo, beato te. Allora, caratteristiche di questa bici prima di aprirla, motore 250 watt legale, ciao Ken, quindi arriva sui 30 km/h, tra quelle che ho provato a 250 watt e quella con il motore con lo spunto migliore, anche nelle salite più impegnative, ai pedali ruote da 16 pollici, freno a disco avanti e dietro, computer di bordo, selettore di modalità, insomma una bici elettrica davvero ben fatta, sia sellino che il manubrio sono regolabili in altezza. Eh sì, vabbè, la maggior parte YouTube in estate
soffre sempre molto perché molta gente va in vacanza. Infatti ci sono tanti YouTuber che chiudono il canale proprio per 1 o 2 mesi in estate. Però io faccio quello che posso in questo periodo. Allora, vi dicevo, costa 400... Sì, ciao Agnello, ora lo apriamo. Costa 450 euro. Questa non mi è arrivata dall'Europa perché mi è arrivata direttamente dall'azienda, dalla Fido, che io, da quello che so, dovrebbe essere sotto Xiaomi, ma non ne sono sicuro. Mi hanno detto così, però non ne sono sicuro. Quindi dalla Cina è arrivata, vedremo in che condizioni è arrivata. Ad esempio, quella dietro è la Sunbike, arrivò dalla Cina con la forcella storta e dovetti farla rettificare. Però a parte quello andava benissimo, va ancora benissimo, la uso sempre. Sì, NFV, bravo, bravo. Cosa è? È un pacco grosso. Ora sono a lavoro, mi sono chiuso dentro così nessuno disturba. Ragazzi, un bel like, arriviamo a 20 e andiamo ad aprire questa bicicletta. Vediamo prima com'è arrivata, in che condizioni. Allora, notiamo già che sotto c'è dello scotch, del nastro che non dovrebbe esserci. Sopra è abbastanza ok. Qui è arrivata con un buco. Qualcuno forse voleva vedere cosa ci fosse dentro. Vediamo. E qui è arrivata un po' aperta, però hanno messo lo scotch. Quindi ecco qua. Fido Technology, made in China. Ok, condizioni pietose. Ho ordinato dei pacchi dall'Italia a volte che sono arrivate in condizioni anche peggiori di questa. Allora, come lo mettiamo qua? Mettiamo così. Così sembra un po' quello di Greg Garage, però proviamoci. Ok, andiamo ad aprirla. Si vede? Ditemi se c'è qualche problema di connessione o altro. Dalla Cina col furgone, ho anche la maglietta a tema. Questo pacco, ragazzi, l'ho firmato con riserva perché è arrivato con quel buco, quindi firmando con riserva, se è rotto il prodotto sono tutelato. Quindi firmate sempre con riserva quando il pacco è in condizioni un po' brutte. Ok. Perfetto. Fatemi prendere il taglierino. Non mi ricordo dove ho messo il taglierino, ragazzi. Un attimo solo. Ok, l'ho trovato. Andiamo? Vediamo che avete scritto. A posto, perfetto, ragazzi. Ora, come lo apriamo? Perdonate la pelata. Allora, non ho veramente idea di come aprire sto pacco. È davvero grosso. Hai trovato Saturno? No, Marco, userò il telescopio più avanti. Ora però vediamo se troviamo l'affido. Si tratta di una bici, amico mio Peppe, ciao. Ok, ottimo ragazzi, ottimo. Vabbè, iniziamo togliendo lo scotch. Ma voi dite scotch, nastro adesivo, come lo chiamate? Vabbè, io lo chiamo scotch, vabbè. Iniziamo a togliere quello che si trova qui attorno. Forse dovrei metterlo così. Ok. Scotch. Ah, perfetto, quindi non sono l'unico a chiamare scottici. Dove vendono il monopattino elettrico? Io li metto spesso in offerta su Telegram. Ora ragazzi, momento serietà, andiamo ad aprire il pacco. Un bel like, mi raccomando amici. Ok.
in giù. Fantastico. Aperta a testa in giù. E ora, vabbè, vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Ve la faccio vedere intanto. Eccola qui. Si vede, ragazzi? Allora, cosa notiamo subito? Notiamo subito il cambio. Sembra essere intatto. Voi che dite? Si richiude, ragazzi, non è spezzata in due la bici, è proprio così. Vabbè, iniziamo a togliere le protezioni. È ben imballata. Qua c'è anche il nastro adesivo attorno, bisognerà togliere tutto. Ok. Sarà un po' problematica tirarlo fuori, però ci riusciremo. Fatemi leggere cosa avete scritto. Cappota. Ora lo facciamo, ragazzi. Non ci facciamo fermare da niente e da nessuno. Taglierei prima questi nastri da imballaggio. Ok. Ciao ragazzi, ciao Gabbex, ciao Freddy, ciao di nuovo Freddy. Sì, vabbè, io ci provo, vediamo, spero di non far danni, perché non è leggerissima, ragazzi, Cioè. Ah. Chi mi viene a dare una mano, ragazzi? Vi pago un calippo. Dovrei provare a girarla, perché tirarla fuori così... Vediamo. Ok. Qui c'è la maniglia, quindi qui è più comodo. Oh mamma. Piano piano. Okay. Bene. Allora, guardate com'è bella questa bici così ripiegata. Allora, sì, intanto direi che è arrivata in condizioni perfette. C'è ancora tutto il cellophane. Bisogna un attimo... Sembra la sedia all'hotel. No, meglio il calippo. Perché si vede un po' ombrato? Un attimo, ragazzi, fatemi pulire lento. Fa caldissimo, fa caldissimo. Si vede meglio? Fino si vede un po' troppo illuminato. Allora, le ruote sono da 16 pollici. C'è il cambio a 6 marce, i pedali si richiudono. Molto bella questa colorazione. Il faro frontale si piega in due, ovviamente. Parafango dietro, avanti, freno a disco dietro, avanti, bello il sellino imbottito con il marchio della Fido. Ragazzi, un bel like, dai, per questa bici. Ah, e c'è anche l'ammortizzatore centrale, cosa non da poco. E ora vediamo di continuare ad aprirla. Freddy, ti piace questa bici? Intanto qui abbiamo un manuale di istruzioni. No, Carlo, non serve. Comunque amici, questa è un'anteprima, poi farò la recensione verso metà mese, è il tempo di usarla. C'è uno scatolo di accessori. Ken costa 450 €, ora in offerta lancio da magazzino europeo. Poi lascerò il link d'acquisto in descrizione video. Abbiamo manualistica di istruzioni.
carica batteria, compresa italiana, poi delle chiavi multiuso, delle chiavi esagonali per fare dei lavori di manutenzione e basta, non ci sono altri accessori. Prova a ricaricare il video se vedi un ritardo tra la voce e il video. Guardate che casino c'è nel mio laboratorio, ragazzi. Una piccola deviazione dall'argomento principale. Quelle sono tutte schede di vecchi televisori. Ciao Kevin. Questa l'ho comprata martedì scorso e è arrivata oggi. Ci ha messo una settimana esatta. Continuiamo ad aprirla, ragazzi. Dai, vediamo se ci riesco. È tutta incelofanata. Mi dispiace quasi aprirla, perché davvero sta messa davvero bene. E il sellino l'abbiamo liberato. Davvero bello, guardate come è bello grosso, anche per i popò più grandi. Ok, con la luce dietro. È caduto il taglierino, la carta di frangente, va bene, appoggiamolo qui. Okay. Si sta muovendo da sola. Perfetto. Non sto leggendo ora, ragazzi, un attimo, fatemi aprire qua la bici. Dovrebbe aprirsi, ragazzi, credo, eh? Credo che dovrebbe aprirsi ora. Proviamo. Oh. Ok. E fino a qui ci siamo. Fino a qui ci siamo. Mi sono anche tagliato questo dito, casualmente. Un bel like, ragazzi. Vi faccio vedere come sta venendo. Buonasera. Buonasera, Taurus. Molto bella questa grafica. Non so se vedete, è leggermente lucida. Molto carina. Molto, molto, molto carina. È realizzata molto bene. Vabbè, questi cellophane magari sono un po' difficili da togliere perché bisogna potevano non metterli. Ok, dietro c'è questo per proteggere il cambio, questo qui, bisogna togliere tutto. L'ammortizzatore è caruccio, ragazzi, carino. Che ne pensate? Continuiamo ad aprirla. Fatemi leggere i commenti. Ti piace, Taurus, questa bici? Mi è appena arrivata la D2 presa da Banggood. Appena provata ne ho un'altra. Questa al quadrato tu link? Certo. No, Gaetano, qui non ci sono più le chiavi. Mi sono fatto male. Questa si accende dal computer di bordo, quindi quelle orribili chiavi non ci sono più, fortunatamente. Ok, continuo ad aprirla, ragazzi. Non leggerò i commenti ora perché non riesco a leggere fino lì. Continuo ad aprirla.
bisogna regolare il manubrio, poi farò bene con calma tutto. Questo come lo tolgo? Lo devo strappare? Bene, dovrebbe potersi alzare, ecco, mettiamo il sellino, quasi fatta. Che altro c'è da togliere? Vediamo. Questo. Qui. Ok ragazzi, abbiamo fatto. Bene, già montata, ci abbiamo messo 5 minuti tipo. Leggiamo i commenti. Allora, questa ha un limite di 120 kg. Il sedino l'ho appena messo. Poi ragazzi vi lascio la scheda tecnica, è molto leggera comunque per essere una bici elettrica. Allora, vi metto a paragone. Allora, vi faccio vedere intanto la bici com'è. Ciao Mirko! Ciao nerd! Allora, eccola qui. A me piace davvero tanto d'estetica, non so a voi. Le ruote sono da 16 pollici, non sono nemmeno così piccole. Qui abbiamo il freno a disco, anche il parafango è fatto molto bene. Io ho visto la bici elettrica della Fiat, monta lo stesso tipo di parafango. Poi il telaio è tutto in alluminio, con ammortizzatore. Allora, questa non è sbloccabile, squalo, ma arriva a 30 km/h. Questa ha un motore legale da 250 watt. C'è freno a disco anche avanti. Le gomme sono classiche, quindi possono essere cambiate se si forano. Mi piace molto l'ammortizzatore. Anche qui c'è la maniglia per il trasporto. La batteria purtroppo non si può rimuovere, quindi ve la portate in casa, ve la ricaricate in garage, ma non potete estrarre la batteria. Si può, ma è un procedimento abbastanza lungo. Perché non ti piace, Chris? A me piace. Ora poi la mettiamo a paragone con la Sunbike per vedere le dimensioni. Il sellino, molto comodo. Vabbè, qui ho messo quello in gel. Il cambio ve l'ho fatto già vedere. I pedali possono essere richiusi per trasportarla facilmente. Così. Qui c'è un altro logo. Sì, Ken. Vanno a ruba, in che senso? Si rubano le batterie? Ok, molto 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 carina. Non c'è più la chiave, prima qui c'era la chiave, ora non c'è più. Abbiamo il cambio a 6 marce con le levette Shimano.
E qui abbiamo il computer di bordo. Non ho idea se si carica oppure no. Vediamo. Ah, ok. E carica. Si può regolare il livello di intensità, di assistenza per la pedalata assistita. Ecco. Basso, medio o alto. M serve per scegliere la modalità di pedalata, manuale, assistita oppure solo acceleratore e basta. Tenendo premuto M si spegne. Sì, in questo caso è meglio, Gaetano. Abbiamo poi il tasto per accendere e spegnere il faro LED, che è bello potente, e qui sopra c'è anche la cassa per il segnale acustico. Proviamolo. Abbastanza forte. E poi nient'altro. Rubano le... Vabbè, penso che questa a rubarla, cioè, non ci mettono davvero nulla, è leggerissima. Mi piace che abbiano tolto la chiave rispetto alla Fido di 2 classica. La chiave, ragazzi, era proprio bruttissima da vedere, invece questa non è male. Mi dispiace che non ci sia un display che indichi la velocità, però volendo potete attaccarci un computer di bordo oppure un aggancio per lo smartphone facilmente, c'è molto spazio qui. Poi magari vi farò un video con gli accessori. Qui c'è l'acceleratore, ragazzi. L'acceleratore che, come sapete, in Italia non può essere utilizzato. Allora, la bici ha un motore legale, però se volete andare in giro legalmente per le strade italiane non dovete usare l'acceleratore. Alcuni che fanno? Lo nascondono, mettono del nastro isolante da sopra oppure lo rimuovono completamente. Vedete voi cosa fare. Sì, funziona. Ora l'ho disattivato, sto in modalità assistita. Vi faccio vedere come ci sto sopra. Vediamo. Ci si sta bene, è anche abbastanza alta, bisogna bloccarla. Allora, questa è la bici perfetta se volete andare in gita, in viaggio e volete portarvi una bici appresso, perché questa la richiudete e ve la mettete in macchina, in camper, dove volete. Entra facilmente nel bagagliaio. A me piace molto. Sì, io ho la Sunbike, quella grande. Questa qui, questa la uso in città. Questa la pagai 650 euro tipo. Ovviamente si tratta di un tipo di bici completamente diversa rispetto a questa. Questa è una bici compatta da portare in giro, molto facile da montare, da utilizzare. Quella è già una bici un po' più impegnativa. Un bel like, ragazzi. Ciao Giuseppe. Ti consiglio il fanale ampolla posteriore LED bellissimo. Lasciami il link, Squalo, del faro, così lo vedo. Magari lo compro. Però cioè, raga, a me piace. Cioè, sarà una questione di gusti, però secondo me è realizzata davvero molto bene. Cioè, ve lo ripeto, questa costa 4,50. Io in Italia ne ho viste alcune simili costare 800, 900, 1000 e passa euro. E sicuramente le avrete viste anche voi nei vari centri commerciali e catene d'elettronica. Mi dispiace solo che non ci sia un faro LED dietro, ci sia solo il carta di frangente, bisogna montarlo manualmente. Io sullo skateboard non ci so andare, quindi... vi metto a paragone le due bici una fianco all'altra. Sì, poi vi metto il link d'acquisto, ragazzi, con eventuali coupon. Ve ne metto una vicino all'altra per fare un paragone.
Ok, guardate, quella è la Sunbike che ha ruote da 20 pollici, mi sembra, e avanti c'è la Fido. Sì, anche quella grande è pieghevole, ma è scomodissimo piegarla. È davvero scomoda da piegare ed è molto pesante rispetto alle Fido. Allora, le ruote piccole sono molto più agili, quindi magari in città sono molto molto comode da girare, da spostare. Ovviamente hanno meno ammortizzazione rispetto alle ruote grandi, quando prendete le buche si sentono di più, però non sono male. Sono entrambe costruite molto bene. L'altezza della sella, come vedete, è praticamente la stessa. La Fido si può ancora alzare. Anche il manubrio, praticamente la stessa altezza. Belle entrambe. Entrambe hanno lo stesso sistema di batteria che si può, cioè di chiusura che si apre da lì e si richiude. Solo che questa Sunbike ha una sella un po' più scomoda, perché diciamo è una mountain bike, o almeno dovrebbe esserlo. Questa è la sella della Sunbike e questa della Fido, che contiene meglio il vostro bel sedere. Ok ragazzi, avete qualche domanda? Vediamo un po'. Porterai il... Allora, devo recensire un monopattino elettrico dell'Alpha Wise, Alpha Wise M31 credo, che è uguale al Ninebot 2, però costa di meno e lo recensisco questo mese. Sì, diciamo quella grande ha più stile, però quella piccola è più maneggevole, più comoda. Allora ragazzi, per le batterie aggiuntive, un bel like ragazzi, un bel like al video. Ciao Freddy. Per le batterie, allora, io cosa faccio quando ho una bici elettrica con le batterie scariche? Ormai quasi tutte le officine di bici, ce ne sono ovunque, fanno un servizio che consiste nell'aprire la batteria originale e cambiare le singole celle della batteria, che sarebbero tante batterie messe insieme in serie una all'altra. E facendo questo procedimento si riescono anche a utilizzare delle batterie, delle celle di qualità migliore, quindi migliorano anche le prestazioni, senza che dobbiate comprare una batteria completamente nuova. Più o meno i prezzi siamo lì. Però non ho mai avuto problemi sulle batterie delle bici cinesi, stranamente, funzionano ancora benissimo. Si può comprare una batteria aggiuntiva? No, non penso, perché sono entrambe interne, incorporate, quindi non devi usare quelle che ci sono. Vediamo. Ciao Nicola, lavoro a Bari, ho un laboratorio di riparazioni di roba, televisori principalmente, ma anche altro, un po' di tutto. Mi chiede con pochi euro si compra il fanale posteriore antifurto. Ah sì, ce l'ho. Questo qui intendi? Questo? L'ho montato sulla Sunbike. Sì, basta spostarla un attimo e inizia a squillare. Ok. La batteria? Allora, la Fido è una batteria da 7,6 A, credo, 7,8. Dichiarati sono 40 km con l'acceleratore e 70 km circa in assistito, però proverò e vi dirò in recensione quali sono le distanze reali che riesce a fare questa bicicletta. Grande Nicola. Si può linkare il fanale e catena da Amazon? Certo, certo, linkali pure, poi li controllo a fine video. Quindi questo mese aspettatevi recensioni della Fido, del monopattino elettrico che vi feci vedere l'altro giorno e di alcuni droni. Più che recensioni devo tornare a parlare di alcuni droni.
Sì, sì, sono assolutamente tanti. Io vidi in un centro commerciale una bici simile alla Fido, aveva una batteria da 4 ampere, tipo, non so quanto potesse fare di autonomia. E nulla ragazzi, spero che vi sia piaciuto. La 3, eh sì, la 3, l'ho aggiornato oggi e lo provo sti giorni. C'è tanta roba da provare, mi sa che le ferie le farò registrando video, però no, io mi diverto, quindi va bene così. Ok amici, anche sullo Zino. Zino a 3, allora Zino a 3 X8 li ho messi già in valigia, quindi farò parecchi video di confronto fra quei tre droni. Ok ragazzi, è nulla, questo è tutto, vado a casa e provo la bici, strada facendo. Nulla, grazie per essere stati qui amici, se volete a fine video venite a lasciare un commento qui sotto, poi vi lascio il link per acquistare queste bici e tutto il resto insomma. Ciao belli, alla prossima, vi voglio bene.